Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche generali disponibili per la seconda metà del 2026. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del Capricorno. Può essere un momento dove dovrete vedere le cose da un'altra prospettiva, dove c'è come da prendere in considerazione l'altro lato della medaglia. Diciamo che con la carta dell'appeso potrebbe anche essere necessaria come una accettazione da parte vostra su una determinata situazione o relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione trovate anche il numero del cellulare, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati dove c'è il percorso di crescita. Trovate il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un 8 di coppe, ragazzi. Abbiamo una regina di bastoni, la carta degli amanti, la torre, il giudizio, abbiamo un 9 di bastoni e un 9 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante. In un secondo momento andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi. Quindi cercherò di dirvi di quello che succede qui, quando, quindi in che mese potrebbe succedere. Allora, partiamo con questo 8 di coppe perché secondo me qui c'è come un prendere distanza da qualcuno, da qualcosa. Abbiamo la luna e il 5 di coppe. Può essere un passato doloroso, può essere un qualche tipo di vuoto, qualche tipo di mancanza. Con la carta della luna si può anche parlare di proiezioni piuttosto che di paure, però con l'otto di coppe sento che si va come verso mete migliori, verso mete più abbondanti, più elevate. Diciamo che mi viene un po' da dirvi che avete bisogno di togliervi da questa malinconia, da questo senso di colpa, da questa tristezza che un po' probabilmente vi sta assalendo. Vi dico, il 5 di coppe è una carta che parla di lutto, quindi qualcuno potrebbe aver vissuto un lutto nella prima parte dell'anno, magari la fine di un lavoro, piuttosto che la fine di una relazione, che anche quelli sono lutti. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un carro, un 2 di pentacoli e un fante di coppe. Potrebbe esserci un viaggio, uno spostamento, un qualche tipo di decisione o la necessità di viaggiare potrebbe anche essere per qualcuno. C'è un fante di coppe. Qui potrebbe essere una questione legata a un figlio, magari. O per qualcuno potrebbe essere una timida proposta nell'ufficializzare una relazione, perché comunque gli amanti ce li avete anche qui, eh. Andiamo a vederli. Mm.
Temperanza e morte. Allora, siccome già all'inizio della lettura c'era questa distanza e come vi dicevo il 5 di coppe fa riferimento al lutto, qui io sento che c'è come da riequilibrare qualche tipo di relazione. Mi viene da dire, vedendola così, lavorare sul vostro amor proprio perché c'è bisogno di guarire qualcosa. O può far riferimento a qualche tipo di relazione o situazione, che per qualcuno è genitori-figli, che va pian piano sanandosi, guarendo, riequilibrandosi. Perché con questa morte c'è come qualche cosa che si deve trasformare. Può essere un punto di vista, considerato che abbiamo l'appeso qui all'inizio. Andiamo a vedere la torre. 5 di pentacoli. 5 di pentacoli, papa, 8 di pentacoli, matto e 10 di bastoni. Io ho come la sensazione che qualcuno non si senta di lasciare andare qualche cosa. La torre di solito quando arriva, a parte che cosa ho visto, ragazzi? Torre giudizio. Mm. Allora, vi dico subito che per qualcuno potrebbe essere un momento effettivamente impegnativo. Con la carta della torre, più che altro sapete cosa? Sento che è come se ci fosse da fare un restyling da un punto di vista contrattuale, lavorativo. Potrebbe essere un qualche tipo di riequilibrio per quello che riguarda voi stessi, come gestite la vostra vita, come vi date la priorità, come pensate a nutrirvi. Però qui con queste due carte per qualcuno ci sarà come un risveglio spirituale. Di solito quando arriva la torre, in mezzo dovrebbe esserci poi l'eremita, perché è la fase della notte buia dell'anima, no? E poi c'è il risveglio con il giudizio. Abbiamo la morte qua prima, quindi non vi nego che c'è come qualche evoluzione molto importante in questo periodo. Allora, per qualcuno, tenete presente che questa è una lettura generale. In seguito pubblicherò altre 3 letture più specifiche, una sulla crescita spirituale, una sull'amore e le relazioni, l'altra sul lavoro e l'economia. Quindi vi invito ad andare a vedere poi quelle. Però ho come la sensazione che per qualcuno potrebbe finire un matrimonio, ok? Perché qua è proprio o gli equilibri all'interno di un matrimonio, ma siccome qui c'erano già carte di allontanamento, potrebbero essere come ridefiniti dei patti, ridefiniti dei contratti, perché le cose così come sono adesso, cioè come saranno nel secondo semestre, non vi sconquifferano per niente. Cioè io qui ho veramente 8 di pentacoli al contrario e il matto e il 10 di bastoni. Io sento che in questa situazione, in questa relazione non c'è continuità, per qualcuno potrebbe esserci una sensazione di isolamento, non c'è consistenza secondo me, non c'è neanche probabilmente una quotidianità o qualcuno è come se si interrompesse questa quotidianità, se si... non lo so. Andiamo a vedere il giudizio. Fatemi sapere voi come potrebbe vibrare questa torre. Conoscendo un po' la vostra storia personale, potrete proiettare e dirmi questa torre che cosa fa riferimento per voi. Abbiamo un fante di pentacoli e un 9 di spade. Sì, io sento che si ridimensiona drasticamente qualche tipo di collaborazione, ma perché voi iniziate ad amarvi di più anche, eh?
Se qui prima era una cosa altalenante, se eravate sempre voi a spostarvi, ad andare dall'altra persona, magari cercarla, scrivere i messaggi, organizzare voi le cose, pensare a quali potevano essere i passi successivi. È come se ad un certo punto qualche cosa si rompesse, qualche equilibrio si rompesse, qualche quotidianità. Mi viene da dire anche qualche dipendenza, con il 5 di Pentacoli. È come se qualcuno qua si stufasse e dicesse basta, adesso vengo io, basta rincorrere persone che non mi cercano, che non mi rincorrono. E qui c'è come un prendere consapevolezza di qualche dinamica di comportamento. Tenete presente che, altra roba puttengi che vedo, il giudizio fa riferimento al karma, mentre l'appeso fa riferimento al perdono, ok? Quindi il modo di bruciare karma o di anche riequilibrare il karma con qualcuno è proprio quello di perdonarlo. E anche qui abbiamo la carta della temperanza che mi dice che secondo me dovete perdonare voi stessi anche. Per riuscire a perdonare gli altri, prima bisogna riuscire a perdonare noi stessi. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 3 di coppe. Ah, ho il mazzo al contrario. 3 di coppe, regina di bastoni e 2, scusate, regina di coppe e 2 di bastoni. Vi sento un po' come se foste tra due fuochi, perché vi state difendendo, vi state proteggendo voi stessi, le vostre emozioni, magari anche la relazione in sé, se per qualcuno fosse una questione di magari amicizia. Ehm, Da un lato io credo che stiate facendo un buon lavoro per ricostruire qualcosa, dall'altro c'è come questo passato che per qualcuno potrebbe tornare. Andiamo a vedere il 9 di spade. Non è che quando io dico che il passato torna deve essere la persona in sé, può essere una persona diversa ma con le stesse dinamiche di comportamento. 7 di bastoni, imperatore, 10 di spade e cavaliere di coppe. Allora, innanzitutto la cosa positiva è che si passa da un fante di coppe a un cavaliere di coppe, quindi nel semestre. Secondo me questa situazione o questa relazione mi viene da dire che si solidifica, che si concretizza perché abbiamo questo imperatore alla fine della lettura. Può essere che vengano ridefiniti i contratti, i ruoli, le tempistiche, i compiti, però io ho come l'idea che il movimento è che vi allontanerete da qualcosa o da qualcuno. Quando inizierete ad andare per la vostra strada, io sento che potrebbe esserci come un movimento da parte di questa persona, però qui le questioni vanno ridefinite, ridimensionate. Io sento che con questo giudizio prenderete proprio consapevolezza di quanto avete dato voi e di quanto poco l'altra persona o di quanti sforzi abbiate dato in relazione ai frutti che la situazione vi ha restituito. Sento comunque che c'è come una progressione, un progresso. Non vi nego che con 2 9 di spade le preoccupazioni non mancheranno ed è per quello che metterete in atto questo 9 di bastoni, questo sistema protettivo, queste barriere. È come se vi attaccaste solidamente o saldamente a qualcosa, creerete delle basi certe, sicure, secondo me, prima di poter accettare questa persona o questa offerta.
Andiamo a vedere mese per mese come si sviluppa la cosa, ragazzi. Per qualcuno sì che sento che è una questione lavorativa, però più di collaborazioni o cose di questo genere. Matto, 5 di pentacoli, queste sono troppe, luna, 2 di pentacoli, regina di bastoni e 10 di pentacoli. Ragazzi, tutte le carte a parte il 10 di pentacoli si ripetono. Avete la luna qui, il 5 di pentacoli qui, scusate, il matto qui, il 5 di pentacoli qui, la luna ce l'avete qui, il 2 di pentacoli è qui, la regina di bastoni è qui, manca il 10, mancherebbe il 10 di pentacoli, che comunque mi risuona un po' con questo imperatore. Allora, partiamo da questo mago, da questo matto, scusate. Asso di spade, sì, comunque un 1 come il mago che ho appena nominato, e 2 di pentacoli nuovamente. Sento come, qua è facilissimo, è una carta mese, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Quindi a luglio c'è questo asso di spade con il 2 di pentacoli, potrebbe esserci questa conoscenza, questa proposta del fante di coppe, questa chiacchiera, questo... Sì, secondo me può essere un progetto, può essere un qualche tipo di nuovo hobby, di nuova passione, un qualche cosa da gestire eventualmente. È come se si iniziasse a parlare di qualche cosa che si può programmare, che si può, diciamo così, progettare. C'è un tema, una verità. Per qualcuno vi dico che potrebbe essere una verità un po' scomoda. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, spiegato dall'imperatrice e da un fante di coppe che avevamo già qui. Quindi c'è come questo potenziale di costruzione a luglio, però può essere che con questo 5 di pentacoli di nuovo io la sento molto come una questione genitori-figli, perché abbiamo l'imperatrice e il fante di coppe, qui abbiamo la regina di bastoni e il fante di coppe. Allora, devo dire che qualcuno potrebbe effettivamente avere come una disillusione nel mese di agosto, che secondo me vi porterete avanti anche un po' per settembre, considerata la carta della luna. È come se morisse, se guardo queste carte, qualche ideale o qualche equilibrio in una relazione e voi come se steste cercando di riequilibrare poi questa relazione. Andiamo a vedere la luna adesso. Ruota della fortuna e 5 di pentacoli. Vi dico ragazzi che se fosse una questione economica a settembre con la ruota della fortuna potrebbero esserci degli aiuti inaspettati, potrebbero esserci anche delle vincite al gioco, per qualcuno vi dico, occasioni fortunate, delle possibilità che prima con la luna non vedevate perché vi ricordo che la luna è l'archetipo della visione distorta, della visione parziale in realtà.
E invece è come se vi rendeste conto di qualche tipo di carenza. E credo che a settembre verrà proprio un po' fuori o comunque ci sarà come un cambio per quello che riguarda questo 5 di pentacoli, anche perché qui avete l'imperatrice, quindi c'è come tra agosto e settembre qualche occasione fortunata che vi fa vedere le cose da un'altra prospettiva, secondo me. Io qui la torre la sento molto come questo periodo, eh. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Nove di spade un'altra volta. Allora, asso di pentacoli, 3 di coppe che avevate già qui, amanti un'altra volta, 6 di bastoni che c'è già qui e 9 di spade che avete già 2 volte qui. Allora, io ho come la sensazione che per qualcuno potrebbe essere una questione con altre due energie. Perché abbiamo 2 di pentacoli qui, 2 di pentacoli qui, avevamo anche un altro 2 da qualche parte, 2 di bastoni qua, qui c'è un 3 di coppe. Non so, del denaro in più arriva, questo ho proprio la forte sensazione che arrivi del denaro in più, quindi se avete dei debiti, secondo me riuscirete a saldarli verso quest'autunno. Però con questo asso di pentacoli anche c'è come un nuovo inizio, c'è un qualche cosa di nuovo che potrebbe iniziare. Vedendo queste carte così, quello che mi viene è come se aveste paura di essere scoperti, come se aveste paura di scoprirvi troppo, mi viene anche da dire innamorarvi. Sento che c'è un inizio molto concreto con questo asso di pentacoli, potrebbe essere un inizio ufficiale per qualcuno, c'è come un cambio. E qui non vi nego che avete il carro, eh? Io vi parlavo di viaggio, di scelta o di trasloco e qua lo vedo. Se c'è qualcuno di voi che ha problemi magari con la casa piuttosto che di residenza, può essere che ci sia come una risoluzione di questo tema in questo periodo. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Appeso, morte e eremita. Di nuovo la carta della morte ce l'avevate già qui. Allora, se per caso c'è stato questo allontanamento di cui parlavamo all'inizio e ad un certo punto voi vi trovate in difficoltà e questa persona del passato può venire a farvi un'offerta d'aiuto, voi potete anche prendere l'offerta d'aiuto, ma definire molto bene che non è che perché voi accettate l'offerta d'aiuto che le cose con questa persona siano esattamente come quando le avevate lasciate. Cioè è come se ci fosse un restyling dei confini della relazione. Ragazzi, 3 di coppe ce l'avete 2 volte, quindi allora o ci sono 2 energie che interagiscono nel prossimo semestre, potrebbe essere una persona del passato, una persona del futuro, se la vediamo a livello romantico, potrebbero essere anche 2 lavori, 2 partnership. E qui ho un po' come la sensazione che il semplice fatto di vedere le cose da un'altra prospettiva cambierà il vostro modo di vedere voi stessi, il vostro modo di amarvi, perché queste carte qui le sento un po' risonanti con questa zona della lettura. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli.
Cavaliere di spade e re di spade. Io sento che sarete ben determinati, ragazzi, a raggiungere i vostri obiettivi da soli. Ho come quest'idea, perché qui avete l'eremita e qui c'è questo 10 di pentacoli che mi parla della mancanza di compromesso con qualcuno. Soprattutto se è una persona del passato che ritorna alla carica, e qui c'è proprio un no, mi difendo, voglio costruire qualcosa di solido, qualcosa di stabile. Può essere che effettivamente non vediate la consistenza e possiate come dirigere l'altra persona verso quello che per voi sarebbe consistenza, sostanza, concretezza in una relazione o in una situazione lavorativa, perché con l'imperatore può essere entrambe. Fatemi sapere come vi risuona di più nei commenti. Andiamo a vedere una fatina. Ok, questa fatina, ragazzi, vi dice che c'è qualche cosa, e rivedo la luna, nel vostro profondo che ha bisogno di venire alla luce. Può essere una memoria segreta nel profondo della vostra mente. Quando si espone questa cosa profonda, questa cosa nascosta, si diventa poi liberi. È un po' come il togliersi dei pesi, no? Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Quando darete il loro vero valore ai vostri giorni e li colmerete di amore, allora conoscerete il vero significato della vita, perché la vita è amore e l'amore è vita, ed io sono amore e vita, tutto in uno. L'amore è l'uno e il tutto. Quando amate davvero voi siete tutto, voi siete uno con la vita. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, con un hype, un like, ho coniato una parola nuova, oppure iscrivetevi o condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Praticamente nella sezione degli abbonamenti io tratto temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Sono numerate le playlist, vanno viste in ordine cronologico e sono 5, ne ho aperta una recentemente sull'ermetismo. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro una seconda parte 2026 splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!